Amici di Moto.it, ciao a tutti da un caldissimo Portogallo, siamo qua per lei. È la nuova BMW R1250 GS. Come vedete dalla polvere sulla moto e soprattutto dal sudore sul pilota, l'abbiamo usata per prima cosa in fuoristrada, e questa, ve lo dico subito, è la versione HP, una versione speciale che debutta nel 2019. Però andiamo con ordine e vi diciamo subito come cambia la moto più venduta in Italia. Innanzitutto cambia qui 1250 al posto di 1200, perché il motore cresce, passa da 1170 a 1254 cc, e inoltre cambia radicalmente all'interno. Però andiamo con ordine, perché se vediamo la moto nel suo complesso vi possiamo già dire che l'estetica e la ciclistica sono invariate rispetto al modello 1200, alla GS precedente. Cambiano ovviamente le colorazioni, e sulla versione HP c'è questo nuovo becco che non c'era invece sulla Rally, che quindi esce di produzione. BMW ha deciso di fare un upgrade e arrivare al 1250 perché così la casa tedesca è pronta col suo boxer per la normativa Euro 5. Infatti questo motore non cresce solo nella cilindrata, ma riceve la fasatura variabile delle valvole di aspirazione, soltanto le valvole di aspirazione. Questo perché? Per avere emissioni più contenute, quindi anche i consumi sono ridotti del 4%, ed è ridotta in maniera molto sensibile anche la rumorosità meccanica. Quindi R1250 GS già pronta per la normativa Euro 5, senza perdere in potenza e in coppia, perché la potenza passa, pensate un po', da 125 cavalli, che già era un valore di tutto rispetto, fino a 136 cavalli a 7700 giri, e anche la coppia aumenta e arriva a un valore veramente sostanzioso, 143 Nm a poco più di 6000 giri. Aumenta anche di poco il peso, siamo circa a 249 kg con 20 litri di serbatoio. E per restare sempre nel campo numerico vi dico già che la sella, in questo caso abbiamo la sella Rally sulla versione HP, che vedete, è una soluzione unica, come le moto da enduro, da cross, non è una sella in due pezzi. Abbiamo, vi dicevo, la sella a 85 cm o 87, però si possono ordinare anche le selle più basse, a 80 cm, o più alta per gli spilungoni come Lucas, che sta facendo riprese, che arriva a 89 cm. Ragazzi, adesso vi parliamo un po' della fasatura variabile che è nascosta da questo coperchio, perché è un meccanismo molto importante ma anche molto semplice. Gli ingegneri tedeschi sono stati davvero furbi. Qua sotto c'è un attuatore elettrico che aziona due perni. Questi due perni fanno muovere longitudinalmente l'albero a camme, che aziona quindi la camma più grande per gli alti regimi e la camma invece più piccola per i regimi più bassi. Questo in cosa si traduce? In una elasticità e una prontezza ancora migliore ai bassi regimi, c'è un'ottima corposità ai medi, ma soprattutto, adesso che l'ho sporcata in fuoristrada, posso dirvi cosa succede quando si passa nei transitori, perché sappiamo che la fasatura variabile è già stata usata dalla concorrenza, senza tanti giri di parole, Honda col VTEC e Ducati col DVT. In questo caso, senza parlare della concorrenza, perché adesso parliamo della nuova GS, vi posso già anticipare che non c'è nessun salto. Il motore è dolcissimo, si può scendere rispetto alla Rally ancora qualche giro in meno, si arriva a 1400-1300 giri senza nessuno strappo. È regolare, non c'è nessun salto di carattere, e dopo i 4000 giri questo motore sembra ancora più sportivo rispetto a prima, e in effetti la potenza è cresciuta di 11 cavalli. Quindi nessun salto, e il motore è più potente, più regolare sotto, e direi che BMW con l'Euro 5 ha fatto bingo. A Monaco hanno lavorato tanto anche sulla rumorosità meccanica, proprio per rispettare la normativa Euro 5. Quindi troviamo una nuova catena di distribuzione che non è più a rulli ma è dentata. È migliorata anche la lubrificazione dell'olio, soprattutto dei pistoni, e poi c'è il nuovo impianto di scarico. Qui non lo vedete perché questa moto, questa HP, è dotata dell'optional a Krapovic, ovviamente aftermarket. E a proposito di aftermarket, chiudiamo questa prima parte della prova raccontandovi quanto costa la nuova BMW R1250 GS. Parte da 17.850 euro chiavi in mano e col primo tagliando incluso come sempre. Quindi si parla di quasi 1000 euro in più rispetto a prima, però attenzione perché la dotazione è migliorata rispetto alla Rally e alla GS standard del 2018. Perché? Perché troviamo la strumentazione TFT Lucas, guarda un po' che bella, che prima era optional, molto completa, e che permette anche una connettività integrata evoluta con anche le chiamate di emergenza optional. Ma non solo, abbiamo anche un sistema frenante migliorato, evoluto, perché prevede un sistema
sistema elettronico che chiude la farfalla nelle frenate di emergenza, perché qualche pilota magari meno esperto quando si attacca ai freni tende ad aprire un po' il gas. In questo caso la centralina riconosce la frenata di emergenza e chiude subito le farfalle. Altra cosa fondamentale, i fari LED adesso sono diventati di serie, mentre prima erano optional. E per chiudere la dotazione elettronica di serie implementata troviamo l'Hill Start Control, che frena la moto in salita o nelle discese molto ripide, e questo quando serve, quando siete con la moto a pieno carico, con le valigie cariche, il bauletto e il passeggero. Questo sistema automatico vi ferma la moto, vi permette di ripartire in maniera molto più semplice poggiando i piedi a terra. Adesso però andiamo a vedere com'è andata questa moto in fuoristrada. Ragazzi, dopo la spiegazione di come è fatta, come cambia la R1250 GS, adesso ci divertiamo in fuoristrada qui nell'Enduro Park in Portogallo. Questo è un pezzo veloce, sentite l'urlo del Boxer a fasatura variabile, 136 cavalli. È una vera bestia, anche perché sono disponibili a 7700 giri, quindi regimi bassi. Ma adesso andiamo a vedere come va la ciclistica ereditata dalla Rally in fuoristrada. Qui troviamo le sospensioni Enduro Sport e guardate che controllo dà alla moto l'ESA di ultima generazione, fantastico. Adesso le Carutrec mi aiutano, ma le sto veramente distruggendo perché ho i controlli disinseriti, cambio elettronico, curviamo, ci stiamo in curva, sì, e andiamo a portarla su una salita bestiale. Scaliamo questa collina che vedete davanti a me, seconda, guardate come funziona bene il comparto sospensioni e soprattutto il motore dolcissimo sotto, non c'è nessuno scalino imputabile alla fasatura variabile, tanta trazione e anche in volo questa moto è favolosa. Certo il peso è importante, però il Boxer tiene il baricentro basso e in piedi questa moto si guida veramente da Dio. Guardate, adesso c'è l'ultimo strappo, un vero muro verticale, seconda, sgomma, ma va su e siamo in cima alla vetta. Fuoristrada ragazzi, promossa, questa moto va veramente bene. Andiamo giù da questa discesona, come si guida in discesa un bisonte del genere. In piedi sempre sulle pedane, peso arretrato e gambe strette sui fianchi. Questa moto sui fianchi è veramente stretta, perché il Boxer ovviamente concentra la larghezza là davanti. Guardate anche le sospensioni sport dell'HP come vanno bene in discesa sui dossi, qua occhio, qualche canale dell'acqua, però guardate, tengo pelati i freni, guardate anche sui sassi grossi questa moto come va. Torniamo sul piano e voglio farvi sentire ancora appena possibile l'urlo del Boxer BMW, sassi smossi, Ragazzi, prima parte del test fuoristrada, abbiamo cominciato subito con la parte più divertente, è andata davvero bene. Perché? Perché a livello di ciclistica ritroviamo le qualità eccezionali della Rally. Cosa vuol dire? Sospensioni Sports che alzano il telelever di circa 2 cm e soprattutto il funzionamento dell'ESA di ultima generazione, che è un funzionamento completamente attivo, quindi si regola, si autoregola sulla base dello stile di guida, del fondo e anche del carico portato, del peso del pilota. Adesso il fuoristrada l'abbiamo fatto e si va su asfalto per vedere come va la GS anche nel posto dove la useremo tutti di più. Cambio di moto, dopo la HP, la versione speciale della 1250 GS, adesso sono salito su una versione standard. Non distraetevi con le bionde, ma continuiamo a parlare di motociclette. Cambio elettronico optional presente su questi modelli parco stampa che sono veramente dotati di tutto. Guardate come si cambia senza usare la frizione, ovviamente con il pedale del cambio, e funziona in modo
appena duretto ma preciso anche ai bassi regimi. È molto invece molto a punto il sistema quando si cambia sopra i 4000 giri, dà proprio delle fucilate, sembra di guidare una moto molto sportiva, e sportiva questa GS lo è davvero. Il comportamento rispetto alla 1200 precedente non cambia grosso modo, quindi quelli che hanno preso la Rally non si spaventino e non pensino di avere un catorcio a casa. La Rally si conferma una gran moto, anche la Exclusive e tutte le versioni precedenti. Questo è un upgrade necessario per la normativa Euro 5 e a conti fatti su strada non c'è un cambiamento clamoroso, la moto è sempre quella, c'è ovviamente una potenza in più agli alti regimi e ai medi regimi, ma soprattutto una gran bella coppia disponibile dei regimi più bassi. Sotto questo motore è ancora più pieno, scende più in basso, guardate, adesso faccio apposta a forzarlo in sesta, sono a 1500 giri e vedete che procedo come un filo di gas, sembra quasi il vecchio Boxer raffreddato ad aria che sotto era veramente dolcissimo. Ho lasciato le Karoo 3 dell'HP e ho le Bridgestone, quindi gomme prettamente stradali, e vedete che la GS si conferma una moto con un'agilità davvero eccezionale grazie al baricentro basso, si manovra benissimo. Ovviamente il peso da fermo si sente perché 249 kg col pieno sono un peso importante, stiamo parlando di una moto 1250, quindi è anche normale aspettarsi questi pesi, però il bello è che in movimento, vedete, la moto è veramente agile, ci si muove benissimo. Vediamo adesso, appena è possibile, un allungo, così vi faccio sentire anche lo shift cam BMW. Gran bella erogazione ciclistica sincera. L'umore su di giri è fantastico. Il comfort resta di alto livello, ovviamente ho il parabrezza regolabile che protegge molto bene, molto meglio rispetto a quello della HP. Ergonomia corretta, vibrazioni si sentono sul manubrio ma non danno fastidio, sono quelle tipiche del Boxer, e guardate poi che agilità c'è, la moto è veramente facile. E ne approfitto anche, ragazzi, per ricordarvi, la linea bianca è continua, quindi non superiamola mai, 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 neanche nelle S con la strada aperta. Abituiamoci a stare dalla nostra parte perché è una forma mentale, se ci abituiamo così eviteremo poi in situazioni critiche di invadere l'altra corsia, e manteniamo sempre del margine di sicurezza. Ovviamente oggi non potevamo provare soltanto la versione top, la HP o la Exclusive, ma abbiamo guidato anche la R1250 GS in versione standard. La vedete qui in questa colorazione blu, conferma l'ergonomia del modello precedente, quindi ottima guidabilità e comfort per il pilota e per il passeggero. Il pilota ha sempre una sella a 85 cm che può essere regolata anche a 87, e poi non è come sulla Rally che c'è una sella su un unico ripiano, ma qua è su due ripiani, quindi grande comfort anche per il passeggero. La ciclistica conferma le ottime doti della versione dell'anno scorso. In particolare adesso su strada abbiamo guidato la moto con le gomme stradali con le Bridgestone, le ultimissime A41, quindi grandissima tenuta di strada, comportamento delle sospensioni ESA di ultima generazione, quindi sospensioni attive ottimo. E poi, come abbiamo visto in fuoristrada, c'è il grande protagonista che è il motore già pronto per la configurazione Euro 5. Motore più potente, più trattabile, ma vi dico subito che non stravolge assolutamente il comportamento del motore precedente, anzi conferma l'ottima erogazione del Boxer 1200, adesso ci sono valori di coppia di potenza ancora più elevati e non c'è soprattutto nessuno scalino. La cosa più temuta era lo scalino, il cambio di erogazione dovuto alla fasatura variabile. Non c'è, ottima erogazione con la possibilità di riprendere da regimi ancora più bassi. E per quanto riguarda l'ergonomia, oltre al comfort della sella, del manubrio, quindi della classica triangolazione dedicata al pilota, vi dico anche che questo motore, anche in configurazione Euro 5, non dà fastidio a livello di calore, perché oggi c'erano 30 gradi qui in Portogallo, ma con gli stivali e i pantaloni da moto il motore si può dire che sia uno dei più freschi tra i motori dedicati alle Max Enduro. Le concorrenti scaldano molto di più.
Adesso da questa prova in Portogallo è praticamente tutto, la moto l'avete già commentata tantissimo, quindi commentatela ancora su moto.it e su YouTube, e poi vedremo se il mercato darà ragione ancora a BMW con questa R1250 GS. Ciao a tutti!